dopo tempo mi ritrovate a Firenze. Per fortuna un membro della nostra community ha avuto la bella idea di comprare il nuovo G30, il G2, che è la versione aggiornata del nostro buon caro vecchio G30. Le migliorie sono poche ma sono fondamentali. Vi faccio presente che già esteticamente vi farà vedere qualche cosa che sicuramente ai più attenti salta all'occhio subito. Oh, mi raccomando, voglio sapere in tutti i modi cosa ne pensate di questo G30, perché la seconda generazione di questa bestia vi posso assicurare che mi ha lasciato senza parole, e non è da poco come cosa, eh? Troviamo ovviamente le sospensioni. Finalmente Ninebot ha deciso di portare delle sospensioni buone, perché sono delle buone sospensioni, su un modello di quelli legali dei più famosi e rinomati. Infatti il G30 è stato completamente stravolto a livello estetico. Troviamo nella parte posteriore due sospensioni che danno un buon comfort di guida a molla, ma la vera novità la troviamo nella sospensione anteriore. Infatti qui abbiamo una bella sospensione idraulica. Infatti qui Ninebot ci mette subito la sua bella scritta, e la cosa che mi ha stupito subito dai primi metri che ci ho fatto sopra è quanto diventa confortevole questo monopattino. Infatti anche una persona come me, quindi non proprio secchissima, riesce ad avere il massimo da queste sospensioni. È ben regolata, morbida, soffice, però non arriva mai a fondo corsa. Veramente complimenti a Ninebot. Il resto lo si vede bene anche, sono tutte cose che servono per dare nuova vita al Ninebot, più che altro a renderlo legale in Italia. Troviamo le frecce che, a differenza di quegli altri, sono montate solamente nel manubrio. Infatti abbiamo due belle gemme che vanno a moltiplicare la luce dei LED, che fanno sì che si abbia una buona visibilità sia nella parte anteriore ma anche nella parte posteriore. Sono alte, a differenza degli altri che le troviamo nella parte bassa, e quindi vanno a rovinare un pochino il corretto utilizzo, perché comunque essendo basse a volte rischiamo di trovarle coperte magari da altri mezzi. Qua le abbiamo più alte, quindi sicuramente sotto il punto di vista della visibilità abbiamo il top. Nel traffico questo è secondo me il metodo migliore. Altre migliorie non ce ne sono. Troviamo sempre le buone care vecchie gomme tubeless da 10 pollici con il gel antiforatura all'interno. In più sono state aggiunte 2-3 chicche a livello software. Un'applicazione completamente ridisegnata da parte di Ninebot, ma troviamo soprattutto una cosa che per me è micidiale. Via software viene aggiunta la modalità di parking, cioè dopo 30 secondi circa vi siete fermati, il monopattino andrà a disabilitare l'acceleratore, lo potete andare a settare di farlo sbloccare alla velocità che vorrete voi, addirittura fino a 1 km/h, quindi praticamente da subito, dal primo centimetro di guida, si inizierà a riavere la velocità. Ma poi la cosa ancora più simpatica è che questo G30 G2 arriva già con la possibilità, ovviamente solo per aree private, mi raccomando ragazzi, si gira soltanto in aree private, a più di 20 km/h in Italia. Avendo un piccolo escamotage, andando tramite due applicazioni, cioè la prima cosa che dovrete fare è andare tramite M365 Dashboard, che vi permetterà di attivare il monopattino. Tutto questo lasciando da parte l'applicazione ufficiale Ninebot. Poi dopo, tramite M365 Dashboard, andrete a cambiare la regione di dove si trova il monopattino, e questo vi porterà a sbloccare la velocità massima di questo monopattino a 32 km/h. E il motore, che si trova nella ruota posteriore da 450 watt, riesce a spingere questo monopattino a una velocità che è veramente la perfezione. Ha un picco di ben 900 watt. Questo vi permette di far quasi tutta la durata della batteria, che Ninebot dichiara 70 km, ma ovviamente non saranno così, però riesce a mantenerla per veramente tanto, perché la gestione della centralina di questo monopattino è veramente di un livello superiore. Questi 35 km/h riuscirete ad averli per almeno una trentina di chilometri, e vi posso assicurare che per girare in città sono più che sufficienti, se solo si potesse fare, anche perché non si può girare a 35 all'ora, ribadisco. L'ultima cosa, che anche questa è stata l'ultima miglioria da parte di Ninebot, che avrete ovviamente tutto tramite software, è che in questo G30 G2 è stato aggiunto il controllo di trazioni.
proprio come si trova nel fratello maggiore GT2. Questo è una cosa che inizialmente probabilmente non vi sembrerà un grande stravolgimento, in realtà è una chicca da non sottovalutare. Perché? Per chi è abituato a utilizzarlo e utilizza il monopattino in maniera seria, come molti di noi, avere un controllo di trazione che in caso di brecciolino o di acqua o di terreno scivoloso non vi va a dare troppa potenza e quindi non vi farà trovare in terra è una cosa fondamentale. Adesso mi raccomando, ovviamente ringraziando l'amico Enrico che ha fatto l'acquisto e che ci ha permesso di portarvelo, di farvelo vedere. E ultima novità, purtroppo, no, per fortuna, non da poco, è questa, perché hanno cambiato il vecchio campanello, quello che trovavamo su tutti gli Xiaomi, e adesso abbiamo in stile GT2, un amore. Ragazzi, questo C30 G2 ha due cose che sono impagabili. In primis il prezzo che è rimasto invariato e in seconda posizione è il fatto di avere tutto quello che necessita su un monopattino pronto all'uso. Quindi prendendo un G30, ovviamente la versione G2, riuscite ad avere non solo la qualità ma anche sospensioni, un bel motore e sicuramente l'affidabilità di Ninebot, che in questo settore è veramente leader. Quindi fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!